Adesso perché c'è su una videocamera non si sa più cosa dire. Invece noi due potremmo parlare 3, 4, per 5 ore. Io ti ringrazio prima di tutto di essere venuto a trovare, ma poi soprattutto di avermi portato tutte queste belle cose che suonano bene, che fanno stare bene il musicista, il mixer, così me lo sognavo. A parte esteticamente, io sono anche uno che certo, è bellissimo, anche l'occhio, è proprio stupendo, è molto lineare. È molto studiato anche il design, non è un caso. Molto non vintage, tradizionale il valore, però con quel tocco di moderno. E poi dà un'impressione di solidità, cioè come se ci fosse una tradizione moderna, che sono due termini che non... Bravo, questo proprio suona da Dio. Perché per me è una cosa che c'ha l'analogico è ancora moderno, soprattutto se riesci a portarla avanti a livelli veramente particolari come l'abbiamo qui pregato. Penso che sia una cosa molto moderna. Assolutamente, tutti mi chiedono ma dove hai preso, cos'è questa roba qua? Poi il fatto che sia modulare affascina tutti, perché poi decidere come farti il mixer, cose più specifiche, a parte che suona da Dio, l'ho già detto, ma poi che c'ha il direct out e poi il live, cioè io adesso non voglio sembrare un endorser, ma ti dico la verità, poi chi mi conosce lo sa, non farei mai una cosa tu sei un musicista serio, il team, il Tom che ho provato entrambi, ed è una meraviglia poter stare sul palco e sentire hi-fi le mie tastiere che io così tanto me la meno, che del balance tra una cosa e un'altra. È una lotta, è sempre una lotta. Io invece ho il mio mixer, col mio output mi sento benissimo le mie tastiere, poi nei monitor muoia Sansone con tutti gli dentro quello che vuoi, la batteria, basso, però io detesto avere le cuffie e questo mi dà la possibilità di avere un sound veritiero, come la Imaze. Capisco fino in fondo, per me era sempre la stessa cosa, io intorno di me non so come dire, come delle persone intorno a me, ho bisogno del sound, sento con la cuffia perdi una dimensione. Io in qualche tipo di concerto tipo dei producer sono obbligato per il click, però ne tengo un pezzettino, ma giusto per sentire il click, perché poi lo sai noi musicisti come siamo, quando poi c'è da suonare, da lavorare, ti accontenti, dici vabbè dai, più o meno sento il rullante, la cassa, il basso, sento i bassi che ci sono, un po' la chitarra, va bene. Ma perché uno deve soffrire e non si può esprimere magari con delle nuance, delle cose un po' sottili, belle, di suono, di dinamica. Guarda, io sono dell'opinione, c'è il tipo di musicista che è come una macchina da nastri, riesce quel solo, riesce ogni volta e così, ma spesso non è quello che ha quel super respiro in più in quel momento, è quello che piuttosto soffre e non riesce a suonare bene perché sente male, eccetera. Perciò è così, se tu suoni e hai quel suono che diventi artista, se no quel respiro che ti fa proprio fare delle cose che non avresti pensato che riesci a fare. Se no diventi un professionista. Un professionista, perfetto, e faccio quello che devo fare. Per fare un po' di arte ci vuole quella così dentro. E io ti ringrazio per aver dato la possibilità. Ti ringrazio. No, benissimo. E questa è la cosa più bella, perché veramente è sempre stato così. Io ho cominciato questo lavoro per me come musicista, perché e io non lo sapevo che tu eri contrabbassista. Tutti questi problemi, amplificare un contrabbasso, e per quello che ti dico e poi avendo in testa il suono di Jimmy Garrison e poi metti un pick up sul basso e fa guan, dico no, diciamo proprio impossibile. Perciò di questa esperienza e poi il lavoro è andato, certo una vita di lavoro, però in mente tutto quello che mi confermi è stato solo quello la motivazione di fare questa impresa che nel frattempo comunque avevamo 30 persone, tante preoccupazioni, anche un lavoro, no? Uno si stanca, però la motivazione di andare avanti è questo fascino di sentire quel suono con quelle palle, masse e ogni volta che quando lo sento
Sei felice? Sono felice, mi dà soddisfazione. Grazie. Grazie Vittorio.